Buon pomeriggio a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Questa volta, grazie alla collaborazione di Celestron Italia, ossia Auriga SRL, ho potuto testare sul campo il Celestron Regal M2 100ED, dotato appunto di ottiche a bassa dispersione e di una interessante dotazione di serie. Costa 1.250 euro IVA inclusa. Prima di iniziare vi ricordo che su binomania.it è disponibile una recensione molto più approfondita che potrete visitare premendo sul link qui in alto. Noi ci vediamo tra poco dopo la breve sigla. Come vi ho anticipato, la dotazione di serie è molto completa. Nella scatola infatti troverete lo spotting scope, una custodia da campo verde antigraffio impermeabile, un oculare zoom, una slitta per il bilanciamento per la fotografia e un anello adattatore per consentire il collegamento dei corpi macchina alla lente di campo dell'oculare. Oltre a ciò, l'onnipresente libretto di istruzioni e un panno per la pulizia delle ottiche. Il Celestron Regal M2 100ED è composto da un telaio di magnesio per ridurre il peso, è impermeabile ed è stato riempito in azoto. È protetto inoltre con un'armatura di colore verde con inserti neri e possiede anche un collare che consente di ruotare il tubo ottico di 360 gradi. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 2033 grammi senza tappi e oculare che diventano 2350 con l'oculare zoom inserito. Il paraluce invece è estraibile, mentre nella parte inferiore sono presenti 3 fori per il bilanciamento corretto dello strumento che è migliorato grazie alla piastra di bilanciamento in dotazione. Un lato positivo è la possibilità di utilizzare oculari astronomici con un barilotto da 31,8 mm. Il sistema di messa a fuoco inoltre è dotato di una demoltiplicazione che consente di apportare delle rapide regolazioni con il rotore principale e una regolazione più precisa, molto utile ad esempio ad alti ingrandimenti e nella fotografia. Questa si attua tramite il piccolo pomello che è situato nella parte esterna della manopola principale. I movimenti comunque sono fluidi, lo snap test invece è risultato abbastanza univoco. La messa a fuoco minima che ho misurato è di circa 8 metri e da questa distanza ho dovuto ruotare la manopola rapida di 3 giri per raggiungere l'infinito. Grazie all'obiettivo in vetro ED le immagini al centro sono molto nitide e con un lieve calo solo ad altissimi ingrandimenti. Anche il contrasto è molto soddisfacente, ovviamente nell'utilizzo fotografico per ottenere una totale soppressione di questa aberrazione si dovrebbe spendere almeno il doppio. Non mi dilungherò comunque sulle aberrazioni cromatiche e geometriche perché le ho descritte con attenzione nell'articolo. Vi posso solo anticipare che con l'oculare zoom di serie a bassi ingrandimenti l'aberrazione è molto ben contenuta, si percepisce talvolta ad alti ingrandimenti su soggetti molto luminosi. Il campo di vista è totalmente sfruttabile. Nell'articolo inoltre ho descritto anche le mie impressioni con vari oculari astronomici in cui l'ho testato. L'oculare zoom di serie propone una resa più che dignitosa con un buon contrasto in asse e una discreta nitidezza. Ai bassi ingrandimenti il campo di vista non è grandangolare ma raggiunge circa 60 gradi a 67 ℧. È presente inoltre un paraluce ruotabile e completamente estraibile che cela una filettatura per collegare la vostra macchina fotografica. Anche il test con le UE Safe Chart è stato molto interessante, a patto di sfruttare il potere risolutivo di questo spotting scope durante le ore diurne meno affette dalla turbolenza atmosferica. Per quanto riguarda il test sul campo, oltre al classico test diurno nel birdwatching e nella paesaggistica, l'ho utilizzato anche al crepuscolo. Per questo motivo mi sono avvalso di un oculare fisso da 22 mm di alta qualità che forniva circa 24 ℧ e una pupilla di uscita di 4 mm. Ed ho pure esagerato un poco sfruttando un oculare da 40 mm che consentiva circa 13,5 ℧ e un'enorme pupilla di 7,4 mm. Con entrambi gli oculari comunque ha dimostrato una resa fenomenale e ben superiore ad esempio a quella di un blasonato spotting scope angolato da 80 mm usato come paragone. Non è uno strumento compatto, ma il diametro di 100 mm, ottimizzato con il trattamento Celestron XLT, svolge egregiamente il suo lavoro. Per ciò che concerne l'osservazione diurna invece l'ho testato principalmente nelle prime ore del mattino,
o nel tardo pomeriggio. In tale situazione infatti ho apprezzato il potere risolutivo offerto a 67x. Come evidenziato in tale fascia di prezzo, non è possibile avere una totale soppressione del cromatismo residuo soprattutto ad alti ingrandimenti, ma vi confermo che nella maggior parte delle condizioni di illuminazione è decisamente ben corretto. Ho anche compiuto delle osservazioni astronomiche raggiungendo i 190x con un oculare da 2,8 mm. Ovviamente non vi dovrete aspettare la resa di un performante telescopio astronomico, è in grado però di mostrare molte strutture lunari interessanti. L'aberrazione cromatica anche in questo caso ben tollerata a 100x, mentre avvalendomi di un vecchio oculare Vixen LV da 4 mm all'antagno che fornisce 135x, l'aberrazione è completamente assente anche sulle cinte crateriche più luminose. Grazie al grande diametro l'ho anche apprezzato nell'osservazione degli oggetti del cielo profondo, dove ad esempio mi ha mostrato le galassie nell'Orsa Maggiore M81 ed M82 con la stessa luminosità ma con maggior puntiformità rispetto a quella fornita da un telescopio Newton da 150 mm di diametro. Riguardo l'uso fotografico, per ottenere delle immagini con la tecnica del digiscoping è necessario, come vi ho anticipato, spendere spesso delle cifre superiori a 3.000 euro. Con il Celestron Regal M2 100D è possibile collegare la mirrorless o la reflex all'oculare, ma parte della qualità ovviamente può essere vanificata dall'utilizzo dello zoom. È meglio quindi, secondo me, scegliere un oculare a ingrandimento fisso con maggiore campo di vista. Tra la classica tecnica del digiscoping e il collegamento diretto tra smartphone e oculare, ho preferito quest'ultimo, sia perché si trasforma in un rapido sistema per certificare gli avvistamenti o una specie rara, sia perché la qualità dei sensori fotografici degli smartphone recenti e la facilità di collegamento possono essere più soddisfacenti per l'utente medio. In questo caso vi consiglio, come vedete, il raccordo Celestron Nex YZ, che si può sfruttare con la maggior parte degli smartphone disponibili attualmente sul mercato. Si è dimostrata molto utile anche la barra per il bilanciamento fornita in dotazione, che è servita per bilanciare alla perfezione i corpi macchina che ho utilizzato. È giunto come sempre il momento di parlarvi in sintesi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi potrei citare una corposa dotazione di serie, l'obiettivo ID da ben 100 mm di diametro e inoltre un trattamento antiriflesso Celestron XLT. Anche un buon contenimento dell'aberrazione cromatica nell'utilizzo visuale, soprattutto incentivata quando si sfruttano degli oculari di alta qualità. L'obiettivo, come vi ho detto, è di grande diametro e inoltre c'è la possibilità di utilizzare gli oculari astronomici. Il prezzo di acquisto inoltre mi pare interessante in proporzione alle sue caratteristiche. Tra i difetti posso dirvi che con l'oculare zoom di serie a basso ingrandimento il campo non è grandangolare. C'è una percezione dell'aberrazione cromatica più che altro nell'utilizzo del digiscoping con lo zoom di serie. In definitiva, ragazzi, ritengo che il Celestron Regal M2 100D sia uno spotting scope decisamente universale. Chi lo comprerà beneficerà non solo del grande diametro di 10 cm e dell'obiettivo in vetro ED, ma anche della possibilità di utilizzare gli oculari astronomici con barilotto da 31,8 mm. Ovviamente vi consiglio di verificare prima dell'acquisto se vadano a fuoco. La dotazione di serie è inoltre perfetta per sfruttarlo sia nell'uso prettamente visuale, grazie all'oculare zoom in dotazione, sia nella fotografia, dove è presente, vi ricordo, una barra di bilanciamento e un raccordo, senza dover spendere null'altro. Eccelle inoltre nelle osservazioni crepuscolari quando è utilizzato con oculari di alta qualità e ingrandimento fisso, che forniscono tra i 15 e i 25x. Con un prezzo inferiore a quello di un blasonato spot and scope da 65 mm potrete infatti beneficiare di un corposo strumento da 100 mm di diametro che predilige le osservazioni da capanno altana, meglio se sul robusto treppiede. Io ringrazio Valerio Zuffi di Auriga SRL per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi libero di citare come sempre le mie impressioni. Io vi saluto e vi aspetto su binomania.it, su questo canale e su tutti i social associati. Se ancora inoltre non lo avete fatto, potete iscrivervi a questo canale per rimanere sempre aggiornati premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni!